Ciao a tutti ragazzoli e bentornati. Oggi sono qui per parlare di smart glasses. Abbiamo già visto due video nel mio canale YouTube nella quale parlavo dei Ray-Ban Meta. Molti di voi continuano a scrivermi sotto appunto l'ultimo video per avere aggiornamenti. Qui in Italia o almeno qui in Europa i veri aggiornamenti, la cosa più succosa, non sono mai arrivati. Hanno messo degli aggiornamenti per quanto riguarda anche la lingua italiana, ma ancora non abbiamo quelle feature come andare direttamente a chiedere quello che stanno vedendo tramite appunto la loro lente, o anche solo aver risolto il problema di doverli ogni volta richiamare. Dobbiamo dire tutte le volte ehi Meta per iniziare a porre una domanda all'intelligenza artificiale. Una volta che ci ha risposto non possiamo andare avanti a parlare con loro se non ripetiamo ancora la frase ehi Meta, almeno che non andiamo a impostare ovviamente il tocco per andare comunque a richiamare. Una piccola cosa ma veramente frustrante quando magari stiamo chiedendo informazioni su qualcosa che volevamo sapere. Ahimè, queste piccole ma grandi funzioni per un paio di occhiali da quasi 400 euro, ora sicuramente si troverà anche a meno, quello dipende tanto dal modello che andrete a richiedere, dal tipo di lenti, ma non hanno fornito tutto quello che in realtà si pensava di poter avere. Inizialmente si poteva avere in lingua inglese, bastava semplicemente connettere l'applicazione o comunque fare l'accesso per la prima volta con una VPN, facendo credere ovviamente a Meta di trovarsi in America. In quel caso si poteva usare lingua inglese con tutte le feature sbloccate. Poi questa cosa non è stata più possibile farla con i nuovi aggiornamenti, è stata bloccata, ma l'idea che l'avessero o che la potessero sbloccare finora ancora non è arrivata. Io speravo verso ad aprile sbloccassero le varie feature anche qui a noi. Appunto ad aprile arriverà anche la Apple Intelligence, anche se già hanno rilasciato la prima beta. Ho pensato che appunto nel momento nella quale sbloccassero tutte le varie feature anche dall'Apple Intelligence avrebbero magari sbloccato anche quelle di Meta. Staremo a vedere se sarà così, ma oggi voglio appunto parlarvi di tutti quegli smart glasses che da fine anno a inizio anno nuovo, soprattutto dopo il CIS, sono entrati a far parte della vita quotidiana di molti di noi. Come poi andremo a vedere, ci sono diversi modelli anche su Kickstarter. Io ne ho acquistato uno di questi, dovrebbero arrivare a marzo. Poi adesso sarò via per un mese, per tutto il mese di marzo, non so se arriveranno a marzo, fine marzo. Spero comunque mi arriveranno nel tempo che io sia già tornato a casa, anche perché vorrei essere uno tra i primi qua, almeno su YouTube Italia, a portarvi una recensione di questo nuovo modello di smart glasses con lo schermo. Quindi non si limiteranno ad avere solo un assistente vocale delle casse, ma avranno uno schermino con la quale poter andare appunto a interagire e un sacco di altre feature. Altra feature che avranno è la traduzione simultanea, quindi se qualcuno parlerà con noi in un'altra lingua noi potremo andare a vedere o comunque a leggere quello che ci stanno dicendo. Feature che doveva essere sbloccata anche qua, ovviamente via audio, visto che questi non dispongono di uno schermo, ma ahimè qua in Europa, come sempre, non è ancora possibile utilizzarla. Questa cosa la ripeto perché è veramente frustrante, come è stato frustrante attendere e ancora restare in attesa per la Apple Intelligent, quando già tutti gli altri produttori di telefoni appunto hanno messo la loro intelligenza artificiale su i loro smartphone. Qua ancora stiamo aspettando per le varie regole europee che abbiamo. Già mi sto dilungando troppo, voglio parlarvi di alcuni modelli che sono già usciti o che stanno appunto per uscire. Ho intanto la lista qui perché ce n'è veramente tanto, ognuno ha specifiche diverse. I primi della quale vi voglio parlare sono i Maivu della iMiki. Potete trovare già delle recensioni anche in italiano, li ha testati anche Andrea Galeazzi appena erano usciti. Si trovano appunto anche qua in Italia, si possono acquistare in negozio dal prezzo di 500-600 euro, quindi non costano poco, ma hanno appunto l'aggiunta di uno schermino davanti alla lente. Lo schermino è un piccolo quadratino fissato dentro all'altra lente e nel momento in cui appunto andremo ad utilizzarli le cose appariranno direttamente davanti ai nostri occhi sulla lente. Hanno anche lì la traduzione automatica di tantissime lingue, appunto Andrea Galeazzi le testava, adesso non mi ricordo dove fosse, ma pur stando anche abbastanza distante da persone che parlavano appunto un'altra lingua, lui riusciva ad avere la traduzione simultanea davanti al suo occhio. Direi che è una cosa comodissima, soprattutto per chi viaggia,
Io adesso appunto a marzo starò via tutto un mese, arriveranno tanti nuovi contenuti qua sul canale, torno a Tenerife, sono appena stato a dicembre, ho portato 7 video riguardanti Tenerife appunto per la vacanza che ho fatto là, ho fatto un sacco di cose, adesso torno per un mese, non vado là solo a fare video e a divertirmi, ahimè, ma vedrete tutto poi ovviamente su Instagram e su YouTube, porterò sicuramente un sacco di nuovi contenuti. Seguitemi anche su Instagram perché ci sono sempre aggiornamenti su quello che sto facendo con foto, video, eccetera, eccetera. Torniamo agli occhiali, stavo parlando appunto dei Meivu, che sono i primi che veramente sono usciti con una lente così davanti, senza parlare appunto poi degli occhiali AR, che sono appunto quelli con la realtà aumentata, ne stanno uscendo tantissimi, non voglio parlarne in questo video, qui voglio parlare appunto più degli smart glasses più semplici con un mini schermino nella quale appunto poter andare a vedere notifiche, poter vedere mappe, eccetera, eccetera. Hanno un peso di soli 43 grammi, ovvero il peso classico di ogni tipo di occhiali. Hanno delle aste flessibili e regolabili fino a 18 gradi con display micro LED da 0,3 cm, veramente piccolissimi, e offrono una luminosità fino a 2000 nits, quindi anche sotto il sole non avrete problemi comunque di vedere messaggi o le mappe, eccetera, eccetera. Danno una regolazione automatica in base anche alla luce, se vi trovate al buio non vi sparano 2000 nits negli occhi, se vi trovate sotto il sole allora la luminosità appunto si va ad alzare. Hanno una risoluzione di 1280 x 480 pixel per immagini nitide e chiare. Ovviamente non sono a colori, ragazzi, voglio farvi capire questo. Sono un po' come i vecchi Game Boy, quelli vecchi, neanche i color, sono come i vecchi Game Boy i primi che avevano appunto i caratteri o comunque le scritti di quel verdino, sia per una questione di batteria sia per una questione ancora di tecnologia, per miniaturizzarla a tal punto da appunto poterla avere su un paio di occhiali, però poi arriveremo anche a quelli. Hanno appunto dei microfoni a lungo raggio e questo possono essere di grande aiuto sia per viaggiare sia per quelle persone che magari hanno anche problemi di udito, quindi magari fanno fatica a sentire qualcuno e quindi loro capteranno ovviamente l'audio per conto vostro e vi verrà scritto davanti agli occhi quello che una persona sta dicendo. Direi veramente molto comodi ed è qui proprio che si vede che la tecnologia inizia ad abbracciare il futuro e l'utilità che possa avere sia per persone con problemi di udito sia anche per persone che magari vogliono viaggiare e ok che magari uno parla inglese ma non tutti possono sapere tutte le lingue del mondo. Ovviamente hanno funzione navigazione e notifiche, le mappe sia in macchina che in moto che a piedi, quindi potrete avere la mappa lì di fronte senza dover tirare fuori il telefono, se state guidando invece dover ogni volta girare la testa per guardare il navigatore, eccetera eccetera, o ovviamente anche in moto torna molto molto utili, come anche nei Ray-Ban non hanno lo schermo ma semplicemente il fatto di avere le casse integrate quando mi davano le indicazioni via audio è stato veramente veramente comodo, ragazzi. È vero che uno può tenere le cuffie ma se avete le cuffie poi non sentite i rumori circostanti e quindi può essere anche pericoloso, così le vostre orecchie sono libere ma potrete comunque sentire tutte le indicazioni. Ora vi voglio leggere qualche specifica tecnica. Connettività Bluetooth 5.3, hanno un audio doppio autoparlante insonorizzato e microfono con cancellazione del rumore, batteria da 183 mAh, ricarica via USB-C e memoria da 30 MB più 20 MB byte di RAM, sistema operativo Flyme AR più Google AI e va a interfacciarsi appunto con Google AI. Nella confezione si trovano ovviamente gli occhiali, la custodia, il cavo USB e un manuale per gli utenti che ormai oggigiorno nessuno più guarda i manuali ma continuano a sbatterceli dentro. Possono tornare utili soprattutto su dispositivi così nuovi, soprattutto magari per chi è meno avvezzo alla tecnologia in generale. Ora passiamo subito a un altro paio, questi sono gli Even G1. Per quanto mi riguarda sono quelli esteticamente più belli, infatti ci hanno lavorato anche dei designer e non sono solo uno strumento di tecnologia ma sono appunto uno strumento per quanto riguarda anche il design, l'estetica. In realtà ci sono due versioni, i G1A e i G1B vanno a cambiare appunto per la loro forma. I G1A hanno il design fanto classico che si adatta a diverse forme appunto del viso e il G1B hanno la montatura rettangolare moderna ideale per un look un po' più sofisticato. Questo ovvio è quello che
dicono loro. Sono anche realizzati con materiali premium, hanno un telaio in lega di magnesio e un telaio con un rivestimento di pietra arenaria, cioè da appoggiare lì anche solo da avere per la loro bellezza. Le aste invece sono in lega di titanio poliargenico e silicone per un comfort appunto più ottimale, che bisogna anche guardare quella parte, oltre l'estetica che, parere mio, soprattutto su degli accessori che una persona può utilizzare tutto il giorno in giro, conta veramente tanto. Hanno addirittura brevettato delle cerniere, questa parte qua appunto, per andare a chiudere senza viti. Sono stati veramente attenti al design fino a guardare anche la vitina dove va a tenere la cerniera della stina per andarsi a chiudere. Hanno trovato un'integrazione perfetta tra le lenti ottiche e il display, garantendo chiarezza senza effetti fantasma. Il display micro LED con una risoluzione di 640x200 pixel, campo visivo di 25 gradi, luminosità fino a 1000 nits e un refresh rate di 20 Hz. Poi ovviamente hanno anche la protezione filtri per la luce blu e raggi UV integrati. Ora arriviamo un po' alle funzionalità intelligenti. Hanno la Quick Note, quindi si può prendere appunti vocali, vengono trascritti, visualizzati direttamente sulle lenti, quindi uno può avere dei memo o degli appunti anche se siete in una riunione, se siete a scuola, eccetera eccetera, nella quale poter appunto andare a riprendere. Anche loro hanno una traduzione in tempo reale, comunica senza barriere linguistiche grazie alla traduzione istantanea. Adesso poi bisogna vedere quante lingue, come funzionano, sono da provare. Anche loro sono già disponibili, si possono trovare negli shop o ordinare anche online. Puoi ricevere anche qui ovviamente indicazioni stradali direttamente nel tuo campo visivo. Possono essere utilizzate appunto come teleprompter, quindi come strumento ideale per le presentazioni appunto al lavoro, appunto robe scolastiche, eccetera eccetera. Quindi potete scrivervi voi un testo. Se ora io l'avessi non dovrei continuare a guardare giù, ma potrei guardare sempre in camera e avere qua ovviamente tutte le varie specifiche di tutti questi occhiali. Questa è una feature che andrò assolutamente a provare quando arriverà il mio modello. Non si tratta di questo, adesso arriveremo anche al modello che ho trovato su Kickstarter appunto e dovrebbe arrivarmi nei prossimi mesi. Hanno anche un assistente virtuale integrato per rispondere alle tue domande, assisterti nell'attività quotidiana, eccetera eccetera. Ricevono aggiornamenti, messaggi senza dover consultare il telefono. Queste sono un po' le feature che hanno tutti, sia questo che però che l'altro paio. Non ho menzionato una videocamera appunto perché non hanno una videocamera. Questa sicuramente per una questione di batterie, dicono tutta una giornata, si diceva anche dei Ray-Ban, ma non è assolutamente vero, ma ovviamente dipende dall'uso che ne fate, ragazzi. Cioè, se andate a fare dei video, delle foto in continuazione, si scaricano veramente in fretta. Gli altri modelli che finora vi ho presentato dicono dalle 6-7 ore alle 12 ore, dipende sempre dall'uso che poi uno ne va a fare. Poi bisogna anche testarli e provarli. Per questo sicuramente ci sono altri video di chi li ha provati, quindi vi consiglio di andare a vedere anche quelli per avere un po' più info magari prima di affrontare un acquisto, anche perché sono abbastanza costosi, anche se per quello che offrono, essendo una nuova tecnologia, il prezzo è anche decisamente basso. Ora andiamo in qualche specifica tecnica. Hanno 2 microfoni integrati per una chiara captazione della voce, connettività Bluetooth 5.2, ricarica wireless con autonomia prolungata. Dicono che sono protetti contro gli schizzi d'acqua, la pioggia leggera, ideali per l'uso quotidiano. Ovviamente non immergeteli in acqua, non state sotto il diluvio, perché sono sempre dispositivi e non sono impermeabili. Nella confezione troverai gli occhiali con delle lenti a tua scelta, custodia di ricarica elegante, molto bella anche quella, ma questo marchio ha puntato proprio tanto sull'eleganza. Un panno per la pulizia, il cavo USB-C e l'app appunto per la configurazione. Bello perché comunque queste app hanno tutte varie ottimizzazioni. Se ho visto dei video che puoi proprio andare a settare tutto, avendo anche uno schermo, i vari reminder, puoi andare appunto ad aggiungere dei testi per poi poterli vedere, puoi andare a cambiare tutte quelle cosine che finora su un paio di smart glasses non si erano ancora visti. Ci sono delle clip aggiuntive disponibili, ovvero per gli occhiali da sole e per la protezione della luce blu appunto, quindi uno le può prendere anche con le lenti trasparenti, ma poi hanno questa piccola lente da poter applicare calamitate, con la quale appunto quando siete in giro poter andarcela a mettere sopra, poterli utilizzare appunto come occhiali
da sole, cosa davvero tanto figa. Questo paio che mi arriverà li prenderò con le lenti totalmente trasparenti. Questo perché con le lenti scure ovviamente appena cala il buio in inverno in casa poi non li posso utilizzare. Invece vorrei che fosse uno strumento che anche in casa tenerli su per vedere le notifiche magari quando sto lavorando al computer. Spero aggiungano anche in quel paio qualcosa di simile, modo di andarcele a applicare sopra, se no farò fare io delle lenti che cambiano colore. Volendo c'erano anche per i Ray-Ban, non le ho prese perché avevano un colorino che non mi ispirava. Poi non so se sono usciti altri modelli di lenti, ma prima c'erano quelli color anguria e spesso quelle lenti che cambiano colore lo fanno sotto i raggi UV e devi stare proprio sotto al sole per poter averle scure. Se già sei magari su un autobus in metropolitana, io tengo spesso gli occhiali per le luci, lì poi non cambierebbero colore, quindi mi darebbe fastidio. L'idea invece di poter applicarci tu una lente quando vuoi è molto meglio. Ora voglio parlarvi appunto di questi occhiali che ho trovato su Kickstarter. Ho dato il mio supporto per poterli creare. Per chi non sa, Kickstarter, come anche Indiegogo, sono questi siti crowdfunding e chi ha un'idea ovviamente può esporla con foto, video, prototipi eccetera eccetera, e ovviamente se c'è un tot di persone che credono in questo progetto uno può dare i propri soldi anticipatamente e poi avere i primi modelli direttamente a casa. Chi aiuta a raccogliere la cifra avrà sicuramente il modello di occhiali a un prezzo bassissimo. C'è da dire che avevo preso il mio drone della Over, potete andare a vedere anche i video, l'avevo pagato circa 300 euro e adesso è comprabile a 600 euro, una roba del genere, quindi l'ho pagato praticamente quasi la metà del prezzo, appunto perché ho supportato questo crowdfunding. Idem con questi occhiali, adesso li ho presi al prezzo di quasi 400 euro, sono sicuro che poi usciranno a un prezzo maggiore che sarà magari 600, 700. Mi sono fidato anche perché ho visto tantissimi video, dovevano raccogliere forse $20.000, hanno raccolto 2 milioni di dollari, ragazzi, cioè fate conto quanta gente credeva in questo progetto. Hanno fatto vedere un sacco di video, li hanno fatto provare a un sacco di persone, ovviamente avevano dei prototipi. Per quanto riguarda l'estetica, sì, hanno il classico taglio come i Ray-Ban, un po' più grossi, però hanno una cosa differente, ovvero non hanno lo schermino davanti alla lente, hanno pensato di mettere uno schermino qua in alto, in modo che uno quando vuole vedere le notifiche, le varie cose, basta che alza lo sguardo su e essendo piccola ma qua a pochi millimetri dall'occhio, sembrerà di avere comunque uno schermo qua davanti, però non l'avrai direttamente di fronte alla vista, perché sì, bello, è vero, magari avere le mappe qua, avere la traduzione simultanea, però magari se stai guidando, se stai facendo altre cose, se stai lavorando al PC, avere queste scrittine che ti appaiono qua davanti all'occhio, secondo me è abbastanza fastidioso. Non ne ho provati, quindi non posso dirlo. Sicuramente se ti concentri su un oggetto lontano, la vista tende a vedere lontano e quindi non va a vedere quello che è davanti. Se ti concentri sul vicino ovviamente mette a fuoco le scritte, però il fatto di poter avere uno schermino qua sopra, poter alzare la vista e guardare direttamente tu lo schermino, gli altri avendo lo schermino sulla lente, chi è di fronte a voi, chi è vicino a voi potrebbe vedere quello che c'è scritto. Ovviamente uno deve starvi molto vicino per poter leggere una roba così, passano un po' più inosservato, per così dire, anche quando magari siamo in strada o siamo seduti su un mezzo pubblico e stiamo leggendo le nostre notifiche. Questa è la differenza che hanno e questa è la cosa che mi ha colpito di più, senza contare che uno può andarci a cambiare le lenti, cioè quindi se io poi non volessi più avere le lenti trasparenti basta andare da un semplice ottico, l'hanno detto anche loro, non c'è bisogno di nessuno di specifico, come invece per i Ray-Ban, anche se questi hanno lenti normali, non si può andare da un qualsiasi ottico per farle cambiare perché devono smontare, ci sono le parti elettriche. Loro hanno assicurato che invece con il loro paio si potrà andare da qualsiasi ottico perché cambiare le lenti sarà veramente facile. E questi, appunto, non vi ho ancora detto il nome, sono gli occhiali della Halliday. Questo marchio non avevo mai sentito prima d'ora, non so se abbiano fatto altre cose, non credo. Sono i primi al mondo con l'intelligenza artificiale proattiva e display invisibile, progettati per interagire perfettamente nella tua vita
quotidiana, ed è questa la cosa bella. Hanno un peso di soli 35 grammi. Gli occhiali Holiday offrono appunto un design leggero ed elegante, ideali per l'utilizzo prolungato durante tutta la giornata, disponibili poi in 2 varianti di colore, nero opaco o tartarugato. Spero che sia un nero opaco come questi, che a me piace veramente tanto. Il nero lucido non mi ispira, ho visto questo modello nero lucido, mi sa molto più di plasticone. Dicono che hanno il modulo ottico più piccolo al mondo e proiettano appunto informazioni direttamente nel campo visivo attraverso il Digi Window. Un display discreto posizionato appunto nell'angolo superiore destro della montatura, e questo sistema elimina dispersioni di luce ed effetti arcobaleno, garantendo una visione chiara e in piena luce solare. Essendo un mini schermo posizionato sopra chiuso, non avrà nessuna dispersione di luce perché dietro appunto non ci sarà niente, ma si appoggerà direttamente all'occhiale. Hanno una traduzione in tempo reale, supportano fino a 40 lingue, facilitando appunto la comunicazione internazionale, navigazione, quindi hanno anche qua ovviamente indicazioni stradali passo passo direttamente nel tuo campo visivo, il chat sheet, accesso immediato a informazioni essenziali durante la presentazione in incontro, notifiche intelligenti, ricevi solo gli avvisi più importanti riducendo le distrazioni. Qui appunto ho visto anche nell'applicazione che è totalmente configurabile, quindi potrai decidere quali applicazioni ti manderanno la notifica, quali no, eccetera eccetera, cosa davvero tanto comoda. Passiamo alle specifiche tecniche, appunto come abbiamo detto 35 grammi di peso, autonomia fino a 8 ore con una singola carica. Vediamo se sarà così, dipende sempre dall'uso che una persona ne fa. Hanno un Bluetooth 5.2, controlli interfaccia touch integrata nella montatura e l'anello con trackpad per un controllo discreto. Quindi come anche i Ray-Ban hanno qua la bacchettina touch e appunto l'anello trackpad. Questa è quell'altra cosa, quell'altra feature che mi ha fatto dire minchia che figata. In poche parole, avete un anello, spero di averlo scelto della taglia giusta, perché ovviamente davano le taglie americane, ho misurato tramite delle applicazioni eccetera eccetera, applicazioni consigliate anche da loro, l'ho presa ovviamente per il dito indice, è questo anello che indossato avrà il track, ragazzi, quindi voi sarete seduti così col vostro schermino senza dover andare a toccare qua, senza dover parlare per dire fammi vedere i messaggi eccetera eccetera, magari siete in mezzo alla gente, semplicemente come un trackpad andando su e giù voi potrete scorrere, destra e sinistra potrete scorrere e in più verrà anche premuto per appunto entrare nelle varie applicazioni che saranno disponibili. Che figata, ragazzi, con la mano anche in tasca muovere e andare a vedere le vostre notifiche è una figata assurda, raga. Non vedo l'ora di provarli, non vedo l'ora di testarli e farvi vedere anche a voi come funzionano. Anche qui dicono che supporta lenti da vista e da sole con opzioni per le lenti graduate, perché comunque si possono comunque far fare. Spero, se non subito all'uscita, magari dopo creeranno un paio di lenti da andare ad applicare sopra con calamitate in qualche modo da sole, perché voglio prendere i trasparenti questa volta, però poi quando sarò in giro, se sarò in macchina, se guiderò e vorrò utilizzarli, la luce sicuramente in estate darà ancora anche più fastidio. Nella confezione comunque dicono che ci saranno gli occhiali, la custodia protettiva elegante, cavo di ricarico USB-C, anello trackpad per un controllo intuitivo, panno per la pulizia delle lenti. Gli occhiali sono attualmente disponibili per il preordine appunto su Kickstarter e spedizioni previste entro la fine del primo trimestre 2025. Vedremo, dicevano marzo, io comunque sarò via tutto marzo, mi scazza un po' perché se mi arrivavano ora, se erano già disponibili adesso me li portavo in viaggio e così li provavo anche appunto a vedere con la traduzione quanto tornavano comodi, però farò altri viaggi, li riutilizzerò, magari vi farò un primo video, un primo impressione utilizzandoli un po' eccetera eccetera, andrò per strada, cercherò uno straniero che mi parlerà e poi li porterò anche in viaggio e sicuramente testati anche in viaggio vi darò un altro feedback sicuramente. Ora voglio parlarvi invece dei Lomos, è già possibile preordinarli se non sbaglio, ahimè però loro non hanno lo schermino, sono un'altra versione dei Ray-Ban Meta di un altro marchio, appunto come detto Lomos, con un peso di 49 grammi, hanno le placche nasali regolabili, questa è la cosa bella, che ogni produttore ha cercato di dare qualcosa di suo al proprio modello. Sarebbe bello fare una fusion di tutti e tirare fuori l'occhiale perfetto, ma ci arriveremo, guardate già quanti ne stanno uscendo solo a inizio anno 2025, immagino tutto il resto dell'anno, immagino anche il 2026.
e 26 dove arriveremo. Hanno delle cerniere flessibili, hanno una fotocamera avanzata, la prima fotocamera da 16 megapixel al mondo, integrata appunto con un paio di occhiali. Catturano foto in 4K e video invece in 1080, con la possibilità di registrare fino a 5 minuti in un'unica sessione. I Ray-Ban arrivano a 3 minuti se non sbaglio, adesso con i vari aggiornamenti, perché una volta arrivavano solo a 15 secondi, giusto per le storie. L'unica pecca dei Ray-Ban che a me ancora sta lì è che fanno questi video in formato un po' più grosso del quadrato, cos'è 4 terzi, adesso non lo so. Non vanno bene per i video di YouTube, non vanno bene per le storie perché sono troppo piccoli e lì ti rode un po'. Ormai tutti utilizzano anche Instagram per i reel e i reel sono i noni sedicesimi, quindi cazzarola, fammi un taglio almeno, se non in 16 noni per YouTube, almeno fammeli in noni sedicesimi. No, e invece no, dovrebbero aggiornare, secondo me con un aggiornamento possono andare a cambiare il taglio, però magari andrebbe a influire un po' sulla qualità video. Non lo so questo, però peccato veramente. Qua dicono che anche in condizioni di scarsa luminosità comunque hanno immagini nitide e dettagliate. Hanno un audio immersivo, autoparlanti open ear hi-fi con amplificatori DSP e supporto per il suono surround virtuale 5.1, offrendo una qualità sonora paragonabile a quella cinematografica. Vedremo, già i Ray-Ban comunque hanno un bel suono. L'assistente integrato alimentato da un processore, qua dicono Unisoc quad core da 2.0 GHz e supportati da ChatGPT 4. Offrono un assistente virtuale sempre pronto ad aiutarti, dalla registrazione di appunti vocali alla traduzione in tempo reale, fino alla navigazione e della gestione delle notifiche, tutta a portata di voce con un comando EILOMOS. Qua torniamo ancora con il comando come EIMETA, qua EILOMOS. Hanno ChatGPT 4, quindi un funzionamento magari migliore di quelli di Meta. Bisogna vedere poi qua in Europa come sarà. Gli altri occhiali, quelli che già vendono anche qua in Italia, hanno tutte le feature bloccate, quindi mi chiedo come mai alcuni produttori hanno dei limiti, altri no. Cioè questo non riesco veramente a capirlo. Hanno una batteria da 450 mAh, garantendo fino a 40 ore di standby, disponibile un power bank da collo da 6500 mAh per estendere ulteriormente l'autonomia. Carina come idea, è questo power bank a collana che ti va a mettere con il cavetto. Andarci in giro magari poi sarà un po' strano, bisogna vedere se il cavetto attacca bene, se l'andrete a perdere, se dà fastidio nei movimenti, però può essere anche una soluzione comoda, un po' come il visore della Apple che ha il cordino che va direttamente al power bank. Memoria da 2 GB RAM e 32 di memoria interna, ovviamente facendo foto e video ne hanno di più degli altri alla quale non serve una memoria. Connettività supporto Bluetooth 5.0. Ora voglio parlarvi di questo modello. Si è parlato dei Meta Supernova 2 e dei Meta Hypernova, ovvero il nuovo modello di Meta. Ahimè sì, non è arrivato qua in Europa l'ultimo aggiornamento come in America, ma stanno già per uscire, in teoria hanno detto dopo la metà di quest'anno, comunque anno 2025, usciranno 2 nuovi modelli, questa volta con lo schermino. Un modello nascerà appunto tra una collaborazione, non sarà più Ray-Ban Meta, ma sarà Meta in collaborazione con Oakley. Io, per chi mi conosce, sa quanto amo gli Oakley, ho un sacco di occhiali della Oakley, sportivi e non, quindi che figata, soprattutto faranno ovviamente un modello sportivo, quindi magari avranno anche il sensore per i battiti cardiaci o questo genere di cose. Dispositivo appunto pensato per gli atleti appassionati di attività all'aperto, come ciclisti, corridori, eccetera, eccetera, quindi magari avranno delle funzioni apposite per gli sport. Con una fotocamera integrata posizionata al centro della montatura, funge da dashcam per registrare percorsi e allenamenti, probabilmente anche per fare comunque foto e video, con un design appunto sportivo, leggero, aerodinamico, ideale per performance elevate. Vedremo se riusciranno a portare anche loro da un peso di 30-40 grammi e non sopra i 100 come questi. E per chi invece cerca la tecnologia avanzata, Meta presenta Hypernova. Questi occhiali premium offrono un display integrato, consente di visualizzare notifiche, foto, interagire con l'assistente AI direttamente sulle lenti, design elegante simile ai Ray-Ban Meta, con funzionalità appunto potenziate. L'unica cosa è che il prezzo previsto, almeno in America, sarà di $1.000. Vedremo cosa metteranno, vedremo cosa faranno, se metteranno sia la fotocamera che anche comunque lo schermo, vedremo quanto veramente ne varrà la pena. Quindi il prezzo sicuramente andrà ad aumentare anche per le varie collaborazioni con Ray-Ban, con Oakley, e sono appunto un dispositivo di fascia alta. Ne varrà la pena perché se qui da noi in Europa non arriva
ancora gli aggiornamenti per questi, un dispositivo che avrà ancora più potenziale, paghi 1000 e passa euro, qua costerà anche 1200, 1300, ti compri un iPhone che può fare molto di più e in più magari qua non ti arrivano neanche gli aggiornamenti, girerebbero un po' le scatole, però staremo a vedere. Specifiche tecniche: in entrambi i modelli condividono alcune specifiche, appunto come la compatibilità con dispositivi mobili tramite Bluetooth, sincronizzazione eccetera eccetera, assistenza virtuale di Meta appunto per rispondere ai comandi vocali, fornire informazioni in tempo reale, la durata della batteria, progettati per garantire un'autonomia sufficiente per l'uso quotidiano. Vediamo cosa intendono loro per uso quotidiano, anche questi in teoria doveva essere, quindi niente, bisogna stare solo ad attendere e a vedere. Ci sono ancora due paia dei Ryzen Anzu, diciamo che non sono da utilizzare ogni giorno, da andarci in giro, sono un po' più grandicelli. Razer sappiamo cosa fa, sono più buttati magari per quella parte, quindi visiva, videogiochi, magari cinema, per videochiamate, per appunto riunioni online, per appunto il relax casalingo. E ora voglio passare agli ultimi, gli Amazon Echo Frames di terza generazione, ovvero questi occhiali intelligenti che integrano Alexa direttamente. Poteva non farlo anche Amazon? L'hanno fatto. Questi sono quelli che offrono meno di tutti, hanno una nuova versione, perché c'era anche quella vecchia, e caricarli non è proprio quel paio di occhiali che ti porti in giro. La novità è la possibilità di connettere gli occhiali a più dispositivi Bluetooth. Hanno introdotto anche questa funzione della localizzazione, quindi se li perdete in casa potete localizzarli cosa comoda per chi è distratto in casa, appoggia le cose e già perde magari anche il telecomando. Migliorata dell'audio rispetto a quelli precedenti, durata batteria estesa, connettività migliorata, eccetera eccetera eccetera. Ragazzuoli, il video è già durato tantissimo, fatemi sapere voi qua sotto quali siete più improntati a scegliere in un eventuale acquisto, cosa vi piace di più, cosa vorreste in un paio che magari hanno gli altri ma non hanno quelli. Io aggiungerei l'estetica e, è vero, le lenti da poter applicare sopra per fare diventare occhiali da sole. Per il resto, se come li hanno presentati funzionano, tra l'anello eccetera eccetera, lo schermino lì in alto, sono il top del top. Bene, fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate, cosa pensate degli smart glasses in generale, cosa pensate dei Ray-Ban che adesso usciranno un modello nuovo con lo schermo. Magari molti si sono appena comprati questi e gira un po' i coglioni, ok, che questi io li continuerò ad utilizzare, per molte cose sono belli, comodi, peccato solo per sta cosa che spero arriverà, raga, perché penso che prima o poi sbloccheranno tutte le funzionalità anche a noi, a meno che non passerà talmente tanto tempo che allora non verranno più utilizzate, quindi non le sbloccheranno. Ma qui staremo a vedere, perché appunto arriveranno i modelli nuovi, arriveranno già con tutte le potenzialità sbloccate, non saranno sbloccate, quindi uno andrà a spendere 1000 passa euro per niente. Non lo so ragazzi, solo il tempo ce lo dirà, vedremo. Vi farò sapere sicuramente adesso, appena mi arriveranno quel paio, ve li testerò, vi farò sicuramente un video prime impressioni, li vediamo assieme, li testiamo assieme. E niente ragazzoli, per tutto scrivete qua sotto, lasciate like e commenti, seguitemi se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che adesso inizieranno anche un sacco di altri video da Tenerife, perché sto andando là un mese, sapremo solo cosa ci aspetterà quando lo vivremo. Ragazzoli, è stato bello, ci vediamo al prossimo video, bella.